Guardate che posto spettacolare tra gli alberi. Ed ecco qua un bellissimo stagno. Altra cosa da fare qua a Guadalupe è visitare una distilleria di rum. Ora facciamo un giro nel centro di Pointe-à-Pitre. Potete ammirare il mercato delle spezie. È una bellissima spiaggia corallina qua nel versante caraibico. Immergetevi in questo mare corallino. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo alla scoperta di Guadalupe. Ma prima di cominciare ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. A tra poco. E cominciamo il nostro tour di Guadalupe portandovi nella foresta tropicale. Questo bellissimo percorso ci porta fino ad una cascata, la cascata dei Gamberi. Guardate che spettacolo naturale. Guardate che bella la cascata dei Gamberi qua in mezzo alla foresta. Guardate che posto spettacolare tra gli alberi. Ragazzi, la foresta qua è veramente bellissima. Ci sono questi alberi altissimi. È veramente uno spettacolo questo posto. E continua la nostra passeggiata nella giungla. La cascata dei Gamberi si chiama così perché una volta era appunto piena di gamberi. Erano molto buoni per la salsa e quindi se li sono praticamente mangiati tutti. E un'altra cosa da fare è vedere il giardino botanico di Vallombreuse. È un grande giardino botanico che si trova in mezzo alla foresta. Adesso andremo a fare un giro, c'è anche un trenino che lo visita e questo giardino è stato costruito da una signora, creato da questa signora che è proprietaria di una piantagione di caffè. Ogni tanto ci sono questi vermoni, ieri ne abbiamo trovato uno alle Barbados. Ecco qua il trenino. Facciamo il giretto, siamo sul trenino e vediamo un po' cosa offre questo bellissimo giardino. Guardate che bello, ci sono i laghetti. Questa è la prima abitazione del giardino. Un tempo questo giardino era una piantagione di banane. Questo giardino è veramente bellissimo, guardate che alberoni, c'è veramente di tutto. Correndo a piedi il parco potete vedere tutte le specie esotiche che ci sono all'interno di questo bellissimo giardino. Guardate che bello questo stagno. È questo parco. Ma è bellissimo, ci sono tantissimi colori bellissimi. Sì, un sacco di piante, tutte diverse, colori, fiori, molto bello. Ed ecco qua un bellissimo stagno più davanti alla casa della creatrice di questo parco. Questa qua è la casa, era una piccola casettina qua nel giardino, veramente molto carina, poi con un giardino così bello fuori, è uno spettacolo ragazzi. Parco che vale veramente la visita, un'escursione veramente bella. Sicuramente la giungla prima era una cosa spettacolare, naturale, però anche questo parco con tutta la sua biodiversità è veramente fantastico. Da questo angolo potete vedere di nuovo lo stagno e la casa. Bellissimo ragazzi, guardate una cartolina. Abbiamo la visita in questo fantastico parco. Qua c'è un altro bellissimo stagno. Potete vedere anche i pappagalli. Guardate cosa c'è là, i fenicotteri. Guardate che belli, bellissimi. Proprio uno spettacolo questo posto. Entriamo in una piccola foresta di bambù. Continua l'escursione all'interno della vegetazione di questo bellissimo parco. Ancora pappagallini. Un po' da Jurassic Park, siamo nella gabbia con loro. E vi ho fatto vedere un sacco di video del parco, ma merita veramente. So che probabilmente quando pensate di venire qua a Guadalupe Paraibi dite andiamo in spiaggia, no? No, venite a vederlo. Ma è un percorso molto lungo, guardate qua. Merita. Altra cosa da fare qua a Guadalupe è visitare una distilleria di rum. Ci sono già i residui della lavorazione della canna da zucchero, tantissimo odore di melassa. La distilleria è veramente enorme, un complesso gigante, guardate che roba, e laggiù ancora c'è tutto il macchinario per schiacciare la canna da zucchero. Guardate, da lì c'è tutto questo passaggio e poi il succo della canna da zucchero finisce qui dentro. Eccoli qua i barili dove viene fatto invecchiare il rum. È una distilleria familiare che produce 200.000 bottiglie l'anno. Ora passiamo alla parte principale, la degustazione. E ora assaggiamo. Assaggiamo. Questo è al cocco. Abbiamo altri punch. Ora proviamo i rum. Questo è il 48 gradi e mezzo. Ora facciamo un giro nel centro di Pointe-à-Pitre. Potete ammirare il mercato delle spezie.
Il centro della città è davvero particolare. A Guadalupe non è tutto oro quello che luccica. Guardate qua queste case diroccate. Abbiamo visto per ora 2 isole dei Caraibi e abbiamo notato in realtà un sacco di povertà. Sicuramente Guadalupe oggi una isola un po' più ricca, soprattutto all'esterno, ma qua nel centro di Pointe à Pitre ci ha colpito perché in realtà, ecco, non si respira aria di ricchezza come uno potrebbe pensare dei Caraibi. Guardate comunque le condizioni di questi palazzi. Sta un po' diroccata è la cattedrale. Sinceramente questi palazzi fanno un po' impressione. Seguendo incontriamo Piazza della Vittoria. La piazza è veramente molto carina, ben tenuta, che fa un po' contrasto con gli edifici attorno. Perché gli edifici diroccati che vi facevo vedere prima sono esattamente attorno alla piazza. E le vie centrali sono comunque molto carine, con le palme, i negozietti. E poi la statua di Velò, il più grande suonatore di K della storia, lo vedete col suo tamburo. Questa è la darsena di Pointe à Pitre. Laggiù sul mare c'è il memoriale per la tratta degli schiavi. Poi fermatevi a bere un tea punch, il liquore locale con rum, zucchero e limone. A Guadalupe ovviamente si può andare in spiaggia, le Caravelle, Sant'Anna, spiagge famosissime, ma noi vi portiamo in una spiaggia a nord, Soufleur Beach. Ed eccoci arrivati a Soufleur Beach. È una bellissima spiaggia corallina qua nel versante caraibico. Se vi piace l'ombra ci sono le piante. Oppure potete buttarvi in questo mare bellissimo, verde acqua, guardate che bellezza anche qua in questo posto dei Caraibi, Guadalupe, tra l'altro francese, guardate che bello. Immergetevi in questo mare cristallino. Ragazzi, è una spiaggia veramente molto bella, sì, c'è un po' di gente, ma nemmeno troppa. Considerate che le spiagge atlantiche magari sono un pochino più mosse, un pochino più vicine sicuramente a Pointe à Pitre e sicuramente non meno affollate, però qua siete ai Caraibi e dovete godere questo mare. E la spiaggia ha questa passeggiata a lungomare tra le piante, anche perché come sempre il sole dei Caraibi scotta un sacco e quindi dopo un po' è meglio andare a riposare sotto le piante. Vicino alla spiaggia c'è un lido attrezzato che fa da mangiare e da bere, ma lungo la strada trovate tanti chioschetti tipici. Non solo cibo, ma anche escursioni, moto d'acqua, insomma tutto quello che offre i Caraibi. Ci siamo fermati da Franz Grill, ti offrono il punch, il planter punch che abbiamo già provato, sempre molto buono, e poi c'è questo bel menù, adesso mangiamo. E qua cucinano nei barili e assaggiamo un bellissimo pesce grigliato e il pollo dei bucanieri. Ragazzi, ve lo consigliamo, si mangia veramente bene. Alla fine abbiamo speso 24 euro, abbiamo pagato veramente poco, mangiato benissimo, siamo sazi e adesso andiamo a farci un altro bagnetto. Anche perché con un mare così non è che possiamo tanto resistere. Bene ragazzi, questo video è finito, la prossima volta saremo in un'altra isola dei Caraibi. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!